Buongiorno amici e ben ritrovati nel mio canale Le lezioni di Dario. Oggi parliamo di isostatici e analizzeremo la semplice struttura che vedete rappresentata nel video. Sicuramente tanti di voi si saranno chiesti, ma gli esercizi che ci propongono nei corsi di scienze delle costruzioni, di meccanica, delle strutture, di statica, esistono nella realtà? Avete ragione, queste strutture generalmente non esistono. Spesso ci ritroviamo degli esercizi che nella realtà non trovano riscontro, però sono fondamentali. Questo perché? Perché l'obiettivo di questi esercizi è quello di farvi capire come funzionano le strutture e capire grosso modo cosa vi aspettate come risultato. Tenete conto che le strutture reali noi le analizziamo con dei software di calcolo perché sono molto più complesse e questi software sono però una black box, una scatola chiusa, cioè noi andiamo a inputtare una serie di informazioni e alla fine daranno un risultato e siete voi a stabilire, a capire se questo risultato è accettabile o meno. Quindi è fondamentale capire il comportamento dei sistemi semplici come quelli che vi fanno nei corsi di scienza delle costruzioni, ma contestualmente questi sistemi, benché semplici, contengono tutte quelle caratteristiche, quegli elementi essenziali anche di una struttura più complessa. Ok, bene, iniziamo a parlare dello svolgimento di questo esercizio, però prima, se vi piace l'esercizio e se ritenete utile questo video, mettete un mi piace e contribuite anche voi alla crescita del mio canale iscrivendovi al canale tramite il link che vedete in basso. E allora, in questo video noi affronteremo la struttura che vedete qui rappresentata e andremo ad analizzare questi 6 punti che vedete qui. Primo punto che andiamo ad affrontare è la verifica dell'isostaticità di questo sistema. Successivamente andremo a calcolare le reazioni vincolari con il metodo analitico e una volta determinate le reazioni vincolari, al punto 3 andremo a determinare le leggi dello sforzo normale, del momento flettente e del taglio e le andremo anche a rappresentare graficamente. Al punto 4 andiamo a affrontare il punto che più mi piace, cioè andremo a calcolare le reazioni vincolari con il metodo grafico, che francamente appunto è quello che preferisco. Successivamente al punto 5 faremo delle considerazioni sui diagrammi che sono molto utili, soprattutto per voi che dovete sostenere un esame e queste considerazioni ci consentono di fare delle valutazioni se abbiamo svolto bene o meno l'esercizio. Tenete conto che dall'analisi dei diagrammi del taglio e dei diagrammi dei momenti potete capire se avete fatto degli errori. E l'analisi di questi diagrammi, considerate che è la prima cosa che fanno i docenti quando vi vanno a correggere un compito. Io quando correggevo i compiti mi andavo a guardare i primi diagrammi. Se mi rendevo conto già dai diagrammi che c'erano degli errori molto importanti, già il voto veniva drasticamente ridotto. Infine, al punto 6 vi lascerò un quesito che è una piccola variazione dell'esercizio che vedete qui a schermo, che se avrete il piacere di svolgerlo vedrete che richiederà un impegno un po' più importante rispetto a quello che richiede l'esercizio in questo video. Bene, iniziamo con il primo punto, cioè andiamo a fare la verifica dell'isostaticità di questo sistema. Bene, bene. Passiamo adesso a verificare che questa struttura sia effettivamente isostatica. Come sapete, la prima condizione che dobbiamo andare a verificare è la condizione necessaria, ovvero dobbiamo verificare che il grado di labilità L sia pari a 0. Sappiamo che il grado di labilità L è pari a 3 volte il numero di corpi, meno la molteplicità totale dei vincoli esterni, meno la molteplicità totale dei vincoli interni. In questo sistema abbiamo due corpi, il corpo ABC, dopodiché abbiamo la cerniera interna, e il corpo CDE, che ho indicato quindi con C con 1 e con C con 2. Quindi in questa espressione, andando a sostituire ad n il valore 2 e tenendo conto che la molteplicità dei vincoli esterni è data dal carrello in A e dall'incastro in E, sappiamo che il carrello ha molteplicità 1 e l'incastro ha molteplicità 3, quindi la molteplicità totale è pari a 4 e quindi qui ci ritroviamo un 4. Inoltre
la molteplicità totale dei vincoli interni è pari a 2 perché internamente abbiamo solamente la cerniera in C e la cerniera interna sappiamo avere molteplicità pari a 2. Andando a sostituire questi valori in questa espressione potete facilmente verificare che il grado di labilità L è pari a 0. Abbiamo verificato che la condizione necessaria è soddisfatta. Adesso dobbiamo andare a verificare la condizione sufficiente. Dobbiamo fare una serie di considerazioni. Se analizziamo il corpo 2, essendo che questo corpo è vincolato esternamente con un incastro, non avrà un centro assoluto, perché l'incastro non ha centri assoluto. Quindi questo significa che tutti i punti del corpo C2 sono fermi, non possono compiere movimenti. Ma questo vale anche per il punto C, cioè per la cerniera interna, che è uno dei punti che appartiene al corpo C2. Quindi possiamo dire che la cerniera in C è come se fosse poggiata a terra. Di conseguenza, la verifica dell'isostaticità si riconduce a verificare che il tratto ABC, quello che sto perimetrando con il puntatore laser, sia isostatico. Il tratto ABC me lo sono riportato qua a destra e come vedete in corrispondenza della cerniera in C io ho messo un simboletto che mi sta a indicare che questa cerniera ai fini dell'isostaticità e solo ai fini dell'isostaticità la posso immaginare come se fosse direttamente appoggiata a terra. Il perché lo ripeto, questo perché essendo che il corpo C2 è vincolato esternamente con un incastro, l'incastro non ha centro assoluto, tutti i punti del corpo C2 sono fermi, quindi anche il punto C, anche la cerniera in C, è come se fosse bloccata. Per quanto detto, quindi, la verifica dell'isostaticità la riconduco a verificare che questo tratto sia isostatico. È un corpo singolo e come sappiamo per un corpo singolo, per dimostrare che il sistema è isostatico, dobbiamo dimostrare che non esiste il suo centro assoluto di rotazione. Questo centro assoluto dipenderà dai vincoli esterni. Quindi per il carrello il centro assoluto deve appartenere a questa retta rossa tratteggiata, cioè la retta ortogonale al piano di scorrimento del carrello. Questa retta l'ho chiamata R. Quindi il centro assoluto, che ho chiamato CA1, centro assoluto del corpo 1, deve appartenere ad R. Ma questo tratto di sistema è vincolato anche con una cerniera e sappiamo che se esiste il centro assoluto deve anche coincidere con l'occhio della cerniera. Quindi significa che CA1 deve appartenere ad R e contestualmente CA1 deve coincidere con C. Evidentemente queste due condizioni contemporaneamente non possono essere soddisfatte, di conseguenza questo dimostra che non esiste il centro assoluto del corpo 1, ovvero tutto il sistema è isostatico. Abbiamo quindi dimostrato la condizione sufficiente. Per fare un breve riepilogo, quindi abbiamo detto che il corpo 2 è vincolato con un incastro e non ha un centro assoluto. Questo significa che la cerniera in C è come se fosse poggiata a terra. La verifica della condizione sufficiente si riconduce ad analizzare l'isostaticità di questo tratto. Abbiamo dimostrato che non esiste centro assoluto del corpo 1. Come conseguenza abbiamo dimostrato che l'intero sistema è isostatico. Abbiamo completato molto rapidamente il primo punto, cioè la verifica dell'isostaticità. Passiamo adesso al calcolo delle reazioni vincolari applicando il metodo analitico. Abbiamo verificato l'isostaticità di questo sistema, passiamo adesso a determinare le reazioni vincolari con il metodo analitico. Successivamente li andremo anche a determinare con il metodo grafico e vedremo che l'applicazione del metodo grafico è molto più rapida, anche se leggermente più complessa. Per prima cosa ci andiamo a riportare sul nostro sistema le reazioni con un verso ipotetico, perché ancora noi non sappiamo quali saranno le effettive reazioni, l'effettivo verso, quindi li andiamo a rappresentare con un verso ipotetico. Io ho scelto di assegnare i versi che vedete rappresentati a schermo e allora nel vincolo in A ho messo la sua reazione Ry con A, nel vincolo interno in C ho messo le reazioni interne Rxc ed Ry di C e
Essendo il vincolo non caricato con una forza concentrata, avremo a destra e a sinistra le reazioni uguali ma opposte di segno. Nel vincolo in E invece avremo tre reazioni, perché è un incastro, avremo la componente orizzontale, la componente verticale ed un momento che ho chiamato M con E. Avremo quindi 6 incognite, 4 reazioni vincolari esterne e 2 reazioni vincolari interne, ci servono 6 equazioni risolventi. Introduciamo un sistema di riferimento arbitrario, e qui ho scelto questo sistema di riferimento. Bene, partiamo a scrivere le equazioni di equilibrio, però prima conviene scomporre la forza esterna F radice di 2 nelle sue due componenti, orizzontali e verticali, che, essendo questa forza inclinata a 45 gradi, saranno i suoi cateti, ovvero di intensità F ed F. Per prima cosa andiamo a scrivere le equazioni di equilibrio esterne. Eccole qua, li vedete rappresentati a video. La prima equazione è la somma di tutte le forze dirette lungo x uguale a 0. Essendo equilibrio esterno dobbiamo considerare solamente le forze esterne, quindi in queste equazioni non interverranno le reazioni relative alla cerniera interna. Vediamo che abbiamo lungo x. Lungo x abbiamo solamente la forza Rx con E, la reazione Rx con E e la componente orizzontale dell'azione esterna, questo F. Entrambe sono positive rispetto al nostro sistema di riferimento, che vede positive tutte le forze dirette lungo destra, e quindi in questa equazione mi ritrovo Rx con E più F uguale a 0. La seconda equazione riguarda le forze verticali, somma delle forze lungo y, quindi verticali, uguale a 0. Lungo y avremo la reazione del carrello in A positiva perché diretta verso l'alto, la reazione dell'incastro, Ry con E, anch'essa positiva perché rivolta verso l'alto, e poi avremo questa forza F diretta verso il basso e quindi negativa. Quindi in questa equazione avrò Ry con A più Ry con E meno F uguale a 0. Infine ho la somma dei momenti. La somma dei momenti rispetto a un polo arbitrario. Io in questo caso ho voluto scegliere il polo A, quindi somma dei momenti rispetto al polo A, dobbiamo scrivere che essa sia uguale a 0. Ho scelto il polo A perché mi consente di annullare tre componenti. La Ry con A passa per il polo A, ma anche la forza F verticale passerà per il polo A. Ma questo vale anche per la Rx con E. Infatti, se mi immagino di tracciare la direzione di questo vettore, questa direzione passerà per il polo A e quindi anche Rx con E non mi darà contributo. Vediamo le forze che danno contributo. Avremo questa forza F che mi genera un momento opposto rispetto al mio sistema di riferimento perché il momento è orario e sarà pari all'intensità della forza F per il braccio che è questo L. Quindi qua ho scritto meno F per L. In questo equilibrio interverrà anche il momento esterno, il momento del vincolo esterno dell'incastro M con E. Questo M con E qui. L'ultimo termine che mi dà un momento è la reazione Ry con E. Questa reazione mi darà un momento positivo, quindi qua ho messo il segno più, e avrà un braccio pari a 2L, l'ho riportato qui. Positivo perché gira concorde col sistema di riferimento, come vedete sto facendo ruotare il cursore, come vedete ruota in senso antiorario, quindi concorde col sistema di riferimento. Abbiamo quindi scritto le prime tre equazioni, le equazioni di equilibrio esterno. Andiamo a vedere adesso le altre equazioni. Le altre equazioni li vado a ricercare nell'equilibrio di uno dei due corpi. Posso scrivere le equazioni di equilibrio relativamente solo al corpo 1 o solo al corpo 2. Io qui ho scelto il corpo 1 e quindi ho scritto le tre equazioni di equilibrio relative al corpo C1. Somma delle forze lungo x, lungo y e somma dei momenti. Andiamole a analizzare singolarmente. Vi faccio notare prima una cosa. Mentre prima non avevo tenuto in conto delle reazioni interne, perché le reazioni interne non intervengono nell'equilibrio esterno, adesso ne dovrò tenere conto. Avendo considerato il corpo C1, quindi il tratto A, B, C, in questo equilibrio devo andare a prendere tutto quello che mi compare su questo corpo, quindi anche queste due reazioni interne.
perché sono riferibili al corpo C1. Bene, vediamo la prima. Somma delle forze lungo X relativa al corpo C1. Lungo X avrò la Rx con C positiva e questa forza F anch'essa positiva. Quindi qui ho scritto Rxc più F uguale a 0. Somma delle forze lungo Y adesso. Lungo Y avrò questa Ry con A positiva, avrò questa F negativa e avrò inoltre questa Ry con C positiva. E li vedete tutte e tre scritte qui in queste sommatorie. Infine ho la somma dei momenti rispetto a un polo. Sappiamo che il polo è arbitrario. Io qui ho voluto scegliere il polo C, non a caso, perché scegliendo il polo C mi annullo le due reazioni del vincolo interno, perché essendo applicate nel nodo non mi daranno momento. Inoltre non mi darà momento neanche questa forza F orizzontale. Quindi in questa sommatoria le uniche componenti che mi daranno momento saranno RYA ed F. La RYA genera un momento negativo, perché gira in verso orario rispetto al polo. Vedete il verso del cursore? Il verso di rotazione. Il braccio è questo L qui, che vi riscrivo qui per essere più chiari, che il braccio è la distanza fra la retta d'azione della forza e il polo, la più piccola distanza. Inoltre F mi darà un momento che è negativo, perché gira in verso, ora mi darà scusate, gira positivo, perché concorde col sistema di riferimento, e il braccio è L, quindi il suo momento sarà F per L. Di queste tre equazioni, la terza equazione, cioè la somma dei momenti rispetto al polo C, rappresenta quella che vi raccontano nei corsi di studio, cioè l'equazione ausiliaria, ovvero quell'equazione che associata alle tre equazioni di equilibrio esterno mi consente di trovare le reazioni esterne. Ciò non di meno, le altre due equazioni non è che non serviranno, serviranno pure. Ci serviranno perché dobbiamo andare a ricavare anche le reazioni interne. Quindi nel seguito io me li porterò dietro tutte e sei queste equazioni, proprio perché mi serviranno tutte. Andando avanti, qui a sinistra mi sono riportato le sei equazioni che abbiamo scritto prima, adesso passiamo a risolvere questo sistema, che è diventato un sistema di sei equazioni in sei incognite. Vediamo come svolgerlo. Partiamo dalla prima equazione. Se guardate nella prima equazione, ho solo un'incognita, Rx con E, quindi posso portare F a secondo membro e ho già ricavato da questa equazione Rx con E, che sarà uguale a meno F. Passiamo adesso alla sesta equazione, perché anche qui ho una sola incognita, Ry con A. Mi posso semplificare questo L ed L, mi isolo Ry con A e trovo subito che Ry con A è uguale ad F. Quindi già ho trovato due reazioni. Andiamo avanti. Passiamo all'equazione 4, perché anche qui abbiamo una sola incognita. Rx con C, questo F lo porto al secondo membro e diventerà negativo, quindi mi trovo Rx con C uguale a meno F. Andiamo avanti, passo all'equazione 2, dove avendo già ricavato Ry con A dalla sesta equazione, la vado a sostituire qui, quindi al posto di Ry con A andrò a mettere F, F e meno F si semplificano, mi rimane quindi, ho fatto un altro passaggio intermedio, ho sostituito F, ma poi questo F ed F si semplificheranno e mi rimarrà Ry uguale a 0. Andiamo avanti. Andiamo alla quinta equazione. Anche qui ho trovato Ry con A che vale F. Quindi lo vado a sostituire. F meno F più Ry con C uguale a 0. Anche qui F ed F si semplificheranno e troverò Ry con C uguale a 0. Ho voluto fare proprio i passaggi dettagliati a fine di essere, spero, il più chiaro possibile. Infine andiamo alla terza equazione, che ci riscriviamo così per com'è. Anzi, esplicitiamo m con e in funzione degli altri termini, quindi porto f con l al secondo membro e mi diventa positivo, ed ry con e per 2l mi diventa negativo. Andiamo avanti, abbiamo quasi finito. La 1, la 4 e la 6 me li posso riscrivere
perché li ho già risolte. A questo punto passo alla 2, come detto prima, f ed f si semplificano, mi rimarrà r y è uguale a 0. Posso passare adesso alla 5, anche qui f ed f si semplificano, mi rimane r y con c uguale a 0. Posso passare adesso all'ultima equazione da risolvere, cioè la terza. Avendo ricavato che r y con e è uguale a 0, l'ho trovato qui, mi rimane m con e uguale ad f per L. Vedete, vi faccio notare che ho impostato la risoluzione in una maniera sistematica. Talvolta quello che ho riscontrato correggendo alcuni compiti di scienza della costruzione è che si crea confusione nella risoluzione dei sistemi. Questo perché si scrive un'equazione, poi si mettono le frecce, si passa da un'altra parte, cioè si combina spesso un pasticcio. Come vedete qui, in due parentesi graph, ho risolto il sistema. Io quello che vi raccomando è quello di avere sempre un metodo razionale, un metodo pulito, organico, in modo tale da non trovare confusione. Questo anche perché è facile sbagliare. Quando si opera con il metodo analitico, basta sbagliare un segno, basta sbagliare un fattore e si combina un disastro. Io sono il primo che sbaglio, non è perché uno può essere un esperto in una determinata materia, non può sbagliare, tutti possiamo sbagliare. Quindi quello che raccomando sempre è ordine e non correre quando si vanno a fare i sistemi, al fine di evitare degli errori stupidi. Bene, andiamo adesso a riportarci le reazioni vincolari sul sistema. Qui a sinistra ho riportato il sistema originario con i versi delle reazioni vincolari indicati in maniera ipotetica perché originariamente non sapevamo il loro reale verso. E qui giù, in questi tre rettangolini, ho riportato i valori delle reazioni vincolari che abbiamo determinato. Mi riporto il sistema senza le reazioni vincolari e adesso li vado a posizionare con il loro valore verso reale. In A ho trovato un valore della reazione pari ad F, positivo, quindi concorde con il verso che avevo ipotizzato. In C mi ritrovo che la RY con C è nulla e quindi non me la riporto più, mentre la reazione Rx con C è venuta negativa, quindi rispetto al verso originario devo mettere di verso opposto. Quindi se nell'ipotesi originaria avevo assunto che Rx con C era entrante nel nodo, adesso li devo rappresentare uscenti dal nodo perché sono le reazioni reali. Mentre in E avrò Ry con E è nullo e quindi non me lo riporto, la Rx con E è pari a meno F negativa, quindi la riporto con il verso corretto, cioè opposto al verso ipotizzato originariamente. E inoltre avrò il momento M con E pari ad F per L, che l'ho riportato qui, concorde con il verso originario perché ho trovato M con E uguale a più F per L. Bene, e quindi questo rappresenta il nostro sistema con le reazioni vincolari corrette. Abbiamo concluso il secondo punto, quindi abbiamo calcolato le reazioni vincolari con il metodo analitico. Passiamo adesso a una parte un po' più lunghetta del nostro esercizio, cioè quello di andare a determinare le leggi dello sforzo normale del momento flettente e del taglio, quindi con un approccio analitico, e andremo a fare anche la loro rappresentazione grafica. Bene, bene amici. E allora, passiamo adesso ad analizzare i vari tratti. Abbiamo qui 4 tratti da analizzare e ci andiamo a trovare le caratteristiche della sollecitazione. Incominciamo proprio con il tratto AB. Per prima cosa facciamo? Immaginiamo di sezionare questo tratto in un punto generico. Introduciamo quindi un riferimento locale e stiamo sezionando qui alla scissa X. Rispetto a questa scissa X andremo a determinare le caratteristiche della sollecitazione. Questa X varierà tra questo punto, quindi varierà tra 0 e la lunghezza L dell'asta. Introduciamo anche questa linea tratteggiata. Questa linea tratteggiata mi individua l'intradosso della trave. Ho scelto questo che sia l'intradosso. Questo riferimento mi serve in modo tale da capire sul concio elementare
se devo guardare a destra o a sinistra. Questo è il concio elementare, come sapete questo concio rappresenta il sistema di riferimento per determinare i segni delle caratteristiche della sollecitazione. Io ho sezionato qui, come sapete, sforzo normale, taglio e momento, li devo valutare guardando a sinistra o a destra della trave. Qua mi conviene guardare a sinistra, chiaramente l'asta è verticale, quando parlo di sinistra sto intendendo verso il basso. Se guardo verso il basso, il mio sistema di riferimento sul concio deve essere a sinistra, quindi i versi positivi sono quelli che sto indicando qui con il puntatore laser. Bene, passiamo allo sforzo normale e al taglio. Che cos'è lo sforzo normale? È la somma di tutte le forze che ci sono o a sinistra o a destra della sezione di taglio dirette lungo la direzione dell'asta. Abbiamo detto di guardare a sinistra, di guardare in giù. Se io guardo in giù, l'unica forza che vedo è questa F qui. Rispetto al riferimento del concio, che abbiamo detto essere questa parte qui, lo sforzo normale è di verso opposto. Quindi di conseguenza lo sforzo normale qua sarà meno F. Passiamo al taglio. Il taglio invece è la somma di tutte le forze ortogonali all'asta, ortogonali alla trave. Se guardate, qui io non ho forze ortogonali all'asta, quindi il taglio sarà pari a 0. Anche il momento sarà pari a 0 perché non ho forze ortogonali all'asta. Questo esercizio sotto questo punto di vista è abbastanza semplice, ma è un esercizio introduttivo, poi faremo esercizi veramente molto complicati. Però, ciò nonostante, le regole generali, che sono quelle che vi sto esponendo, valgono per tutti gli esercizi. Passiamo al tratto BC. Qui ho mantenuto questa linea tratteggiata e allora, al solito, introduco un riferimento locale che stavolta faccio partire da B e sto sezionando in maniera generica qui la scissa X. Quindi questo sarà il punto rispetto al quale andrò a valutare le caratteristiche della sollecitazione. Questa scissa X varia tra 0, tra il punto B e il punto C. Ricordiamoci che ogni tratto che vado ad analizzare deve essere un tratto in cui non ci sono né discontinuità di vincoli né discontinuità sui carichi. Infatti, come vedete, in questo tratto qui io non ho dei carichi applicati e non ci sono neanche vincoli interni. Questa scissa X abbiamo detto che varia tra 0 ed L. Introduco la linea tratteggiata che mi identifica l'intradosso della trave e il concio elementare che stavolta ho orientato in questa maniera perché, per farvi capire meglio come ci stiamo muovendo rispetto al sistema di riferimento. Quindi, stavolta decido di guardare a destra. Quando guardo a destra, dove mi devo fermare? Questo è un errore comune. Io posso guardare tutto quello che c'è a destra fino ad arrivare qui. Oppure mi posso fermare al vincolo interno. Conviene sempre fermarsi al vincolo interno, in modo tale da avere il minor numero di forze in gioco. Se guardo a destra, i riferimenti nel concio sono quelli a destra, quindi questo taglio, questo sforzo normale e questo verso del momento. Al solito analizziamo sforzo normale e taglio. Se guardo a destra, quindi sto guardando da qui alla cerniera, lo sforzo normale è solamente dato da questa forza F, perché, ripeto ancora, è la somma di tutte le forze dirette lungo la linea d'asse. Questo F rispetto al mio sistema di riferimento è opposto, quindi lo sforzo normale sarà negativo meno F. Anche qui non ho forze ortogonali all'asta, quindi non avrò taglio e di conseguenza non avrò neanche sforzo flettente, momento flettente. Passiamo al tratto successivo, il tratto CD. Solita procedura, potrei dire monotona, però se seguite questa linea di riferimento non sbagliate mai. Introduco una scissa locale, stavolta l'ho voluta identificare a partire dal punto D, ricordatevi che non ha importanza l'orientamento, o se prendete il riferimento locale da un estremo o dall'altro estremo dell'asta. L'importante è che ne tenete a memoria poi quando andate a tracciare i diagrammi. Questa scissa X anch'essa varierà tra il punto D, quindi da 0, e il punto C, L. Come dicevo prima, mi fermo al vincolo interno.
Potrei anche guardare tutto fino a qui, il risultato deve necessariamente venire lo stesso, ma non mi conviene sempre lavorare laddove ho il minor sforzo possibile. X, come detto, varia tra 0 ed L. Vediamo introduciamo la linea tratteggiata che mi identifica l'introdosso della trave e il nostro concio elementare. Abbiamo detto che guarda a sinistra, quindi questi sono i versi positivi che devo tenere in conto. Come prima, guardando a sinistra, l'unica forza che vedo diretto lungo linea d'asse è questo F, negativa rispetto a questo sistema di riferimento, quindi di conseguenza avrò un NCD, uno sforzo normale, pari a meno F. Anche qui non ho forze ortogonali all'asse della trave, quindi anche il taglio sarà nullo, e se taglio è nullo lo è anche il momento. Beh, sia lo vedo perché effettivamente non c'ho forze che mi creano un momento, sia perché ricordiamoci che il taglio è la derivata del momento. Quindi se il taglio è la derivata del momento, significa che il momento o è nullo o è costante. Questo è un concetto che riprenderemo dopo e lo enfatizzo perché rappresenta uno dei punti di verifica dei diagrammi delle sollecitazioni. Svolgendo l'esercizio in maniera analitica, così come lo sto facendo io, e devo dire che è un approccio che non prediligo, io preferisco l'approccio grafico, è facile fare errori, commettere un errore su un segno, su un coefficiente che invece di essere un mezzo poteva essere un terzo. Non abbiamo una padronanza vera e propria dell'esercizio, però ci sono dei punti essenziali che se li seguite come verifica, e questo lo vedremo dopo, e secondo me è la parte più importante di questo video, ci sono questi punti essenziali che seguendoli vi renderete conto che potete fare una buona verifica della corretta esecuzione dell'esercizio. Vi dirò di più. Chi come me correggeva compiti di scienza delle costruzioni non si andava a guardare tutto lo svolgimento e nessun docente bravo lo andrà a fare. Si andrà a guardare prima i diagrammi dei momenti, perché lì ci sono già degli input che dicono se l'esercizio è corretto o meno. Andiamo avanti, analizziamo l'ultimo tratto, il tratto è D, dove avremo necessariamente taglio e momento. Al solito introduciamo un riferimento locale, stiamo sezionando in un punto generico della trave, ho deciso di fare partire l'origine, il mio sistema di riferimento dal punto E, X quindi varierà tra E e D, quindi varierà tra 0 ed L, lo riporto qui. Introduciamo una linea tratteggiata che mi identifica il mio introsso della trave e orientiamo il concio in modo tale che il tratto tratteggiato sia dalla parte inferiore, in questo caso a sinistra, considerando che l'asta è verticale. Decidiamo di guardare a destra o a sinistra, cambia poco, sia se guardo a destra sia se guardo a sinistra. Decidiamo per esempio di guardare, non lo so, in basso. Se io guardo in basso, vedo che non ho forze dirette lungo la linea d'asse, quindi lo sforzo normale sarà nullo. Non è nullo invece il taglio, perché? Perché ho questa forza che è ortogonale alla trave. Mi ripeto ancora, il taglio è pari alla somma di tutte le forze che ci sono a sinistra o a destra della sezione che ho individuato, che sono dirette ortogonali alla linea d'asse. In questo caso ho questa forza F, se sto guardando verso il basso il verso positivo è questo, mi rendo conto che concorde con il mio sistema di riferimento, quindi avrò un taglio pari ad F. Solo per scrupolo andiamo a guardare su. Se io immagino di guardare sopra e percorro tutto il tratto, mi devo fermare al vincolo interno. Vedo che ho questa F qui. Questa F sarà positiva perché stavolta, avendo guardato sopra la sezione di taglio, il mio riferimento positivo è questo, ma non poteva essere diversamente, sia che guardo sopra o che guardo sotto, il mio riferimento e il segno deve essere lo stesso, sia il segno che il valore. Andiamo invece a vedere il momento. Come dicevo prima, guardiamo giù. Se io guardo giù, vedo che ho questo F per L, che è un momento, il momento nell'incastro, che rispetto al riferimento, che è questo, è positivo, che l'ho riportato qui. Inoltre mi darà un momento anche questa forza F. Questa forza F gira in verso opposto al sistema di riferimento. Immaginate di mettere un dito qua
e qua l'indice e qua il pollice. Se facciamo girare la F come se avessimo un compasso, quindi mettiamo la punta del compasso qui, la punta dove c'è la matita la mettiamo qua, immaginiamo di fare ruotare in questa maniera. Vi rendete conto che il verso è opposto al sistema di riferimento. Avrò quindi un momento negativo, da cui il segno meno che vedete qua, che sarà pari al valore della forza, quindi F, per il braccio, e il braccio è proprio X. Quindi avrò meno F per X. Metto in evidenza F e mi trovo L meno X. Inutile dirvi che se anche avessi guardato dall'altra parte avrei ottenuto lo stesso risultato. Infatti, se io guardo su, l'unica forza che mi dà al momento è questa F, che gira in verso orario. Stavolta, avendo guardato su, il verso positivo è questo, e quindi di conseguenza il momento generato da questa forza sarà anch'esso positivo. Quant'è il braccio? Il braccio è questo pezzettino qui, che va quindi dalla sezione di taglio al punto D. Quindi questo braccio sarà tutta la lunghezza dell'asta, cioè L, meno X, cioè mi ritrovo nuovamente F che moltiplica L meno X, ma non poteva essere diversamente. Come dicevo prima, se fate bene i conti, sia che guardate su o che guardate giù, deve venire fuori lo stesso risultato. Conviene sempre, ecco, questa è L-X, qua ho sbagliato, dovrebbe essere questa. Quindi non tenete in conto di questa rappresentazione che è un piccolo refuso. Conviene sempre calcolare poi il momento in corrispondenza degli estremi dell'intervallo in cui è definito, quindi in questo caso tra 0 ed L. Se io mi calcolo il momento nel tratto ED a 0, quindi questa x si annulla e mi rimane f per L. Se lo calcolo invece in L, il valore del momento sarà pari a 0. Questi sono due valori significativi che ci servono poi per diagrammare le sollecitazioni. Bene, abbiamo finito con la scrittura delle leggi. In questa diapositiva vedete un riepilogo, tratto per tratto, vedete qui gli intervalli in cui sono definite le leggi, i valori di sforzo normale, taglio e momento, e i valori significativi del taglio e del momento. In questo caso il taglio è sempre costante. Se fosse stato lineare, anche qui avrei messo il valore in un estremo e nell'altro estremo. Per il momento, solamente nel tratto ED abbiamo visto che avremo due valori significativi perché la legge del momento è lineare. Questo lo approfondiamo poi, quando lo andiamo a tracciare. Andiamo a tracciare il diagramma dello sforzo normale. Quindi qua ho riportato il sistema epurato da forze e da reazioni e qua ho estrapolato la tabellina di riepilogo solo relativa però allo sforzo normale n. Ma nel tratto AB leggiamo qui che abbiamo uno sforzo normale meno F. Quando andate a fare l'esercizio vi andate a rappresentare un rettangolino in scala, mettete il valore F e gli mettete il segno meno o il segno più a seconda se è di trazione o di compressione. Nel tratto BC dalla tabellina leggo di avere ancora un meno F, quindi mi riporto un altro rettangolino. Nel tratto CD ho anche un meno F, quindi riporto il rettangolo con il valore dell'intensità e con il segno all'interno del rettangolo. Nel tratto ED non ho nulla. Passiamo al taglio. Al solito qui vi ho riportato la tabellina di riepilogo, dove vediamo che non abbiamo taglio in nessun tratto, ad eccezione del tratto ED. E quindi nel diagramma andremo a riportare questo rettangolino di intensità F e il segno all'interno negativo. Quello che vi sto facendo vedere, vi raccomando, è quello che dovete fare in un esercizio di un compito d'esame. Andiamo adesso al diagramma dei momenti. Qua c'ho la tabellina riepilogativa dove oltre alla riga che identifica la legge dei momenti ho anche riportato la riga con i valori significativi. In tutti i tratti il momento è nullo, tranne nel tratto ED. Nel tratto ED ho un momento lineare. Lineare significa un tratto di retta e un tratto di retta è definito da due punti. Ecco perché ho identificato questi due punti, il momento in 0 e il momento in L. Vedo che in 0 il momento vale F per L, quindi andiamo a riportare un tratto in corrispondenza di E di valore F per L. È positivo, significa che va riportato dal lato delle fibre
del tratteggio, quindi dell'intradosso che ho scelto. Il segno nel diagramma dei momenti è superfluo perché il diagramma dei momenti va sempre tracciato dalla parte delle fibre tese. Poi, nell'altro estremo, cioè in D, dove x era uguale ad L, invece trovo un momento nullo. Quindi il momento, essendo un tratto di retta, avrà questo andamento lineare. Quindi mi unisco questo punto con questo punto e ho identificato il mio diagramma di momenti. Come vedete non sto mettendo il segno, almeno per quanto mi riguarda, è corretto dire che non serve il segno perché essendo che il diagramma va sempre tracciato dal lato delle fibre tese, è superfluo indicare il segno. Beh, ciononostante, se l'aveste disegnato dall'altra parte, indicandolo col segno negativo, non è che avreste sbagliato. Certo, da un punto di vista della sensibilità nel comprendere il significato importante del diagramma dei momenti, secondo me non è tanto corretto. Ciò non di meno, tenete conto che il fatto che il diagramma vada tracciato dal lato delle fibre tese è importante affinché voi abbiate la sensibilità di capire l'esercizio, il fine dell'esercizio. Quando passerete poi a altre materie come tecnica delle costruzioni, andrete a vedere che i diagrammi delle sollecitazioni sono fondamentali perché servono poi per dimensionare, per esempio nelle travi in cemento armato, l'armatura che serve per soddisfare le verifiche, per resistere a determinate condizioni di carico. Bene, abbiamo finito il punto relativo alla determinazione delle leggi delle caratteristiche della sollecitazione. Adesso passiamo al punto successivo, quello che io devo dire amo, cioè andare a calcolare le reazioni vincolari con il metodo grafico. È un approccio poco più complesso, però che devo dire è molto più rapido e nel momento in cui ne acquisite la padronanza avrete la possibilità di svolgere l'esercizio molto rapidamente e con degli errori, devo dire, veramente confinati. Cioè è difficile sbagliare perché vi rendete subito conto se ci può essere un errore o meno. Bene, passiamo quindi al punto successivo. Bene, bene. E allora ragazzi, andiamo adesso a determinare le reazioni vincolari con il metodo grafico. Io qui a sinistra ho riportato la struttura con le reazioni dei vincoli interni e esterni inserite in maniera ipotetica con un verso ipotetico. Quando applichiamo il metodo grafico dobbiamo tenere in conto queste tre regole. La prima regola mi dice che se la struttura è esternamente isostatica posso calcolare le reazioni vincolari. E questo perché? Perché se esternamente isostatica significa che esternamente avremo tre reazioni vincolari, quindi tre incognite, le equazioni di equilibrio sono tre, posso risolvere, chiaramente l'obiettivo è quello di andare a risolverle graficamente. Non è il nostro caso perché qui abbiamo un incastro, qui abbiamo un carrello, quindi esternamente abbiamo 4 molteplicità di vincolo, infatti le incognite sono 4. Seconda regola mi dice che se esiste un tratto isostatico lo posso risolvere. Se vi ricordate abbiamo detto che il corpo C1 è vincolato con un carrello e con una cerniera, quindi di conseguenza se io mi estrapolo questo corpo posso dire che questo corpo è vincolato in maniera isostatica e su questo corpo posso andare a scrivere le equazioni di equilibrio, ovvero, come vedremo adesso, lo posso andare a risolvere graficamente. La terza regola mi dice trovo informazioni dal tratto scarico. Beh, come vi ho appena detto, in questo caso noi possiamo utilizzare il punto 2, cioè se esiste un tratto isostatico lo risolvo. E allora come dovete procedere? Sto vedendo che questo sistema è costituito da due corpi? E allora me li rappresento così, cioè in corrispondenza del vincolo interno, come se stessi facendo una scissione fra i due corpi. Il corpo 1 abbiamo detto che è isostatico, quindi lo posso risolvere. Lo risolvo graficamente. Quando dobbiamo risolvere un sistema in maniera grafica, non devo fare altro che andare a chiudere il poligono delle forze, il tutto imponendo che tutte le forze agenti sul corpo passino per un punto. Questo perché quando vado a chiudere il poligono delle forze, la chiusura del poligono delle forze in automatico mi dice che sto soddisfacendo le due equazioni di equilibrio alla traslazione.
Quando impongo invece che tutte le forze passino per un punto, in pratica sto andando a soddisfare l'equilibrio ai momenti. Vediamo di applicarlo, che forse è più facile da capire. Qua ho una forza esterna F radice di 2. La reazione del carrello sarà ortogonale al piano di scorrimento, ed è questa reazione verde. Affinché tutte le forze si incontrino in un punto è evidente che devono passare per B, perché F radice di 2 è una direzione imposta, la reazione del carrello, abbiamo detto, deve passare lungo la retta verde. Quindi mi vado a identificare anche meglio la direzione della forza F radice di 2, le due rette si incontrano in questo punto e questo è il punto in cui devono passare tutte le forze. La reazione della cerniera, sappiamo che la cerniera può reagire con due reazioni, una reazione lungo x e una reazione lungo y, che possono essere diverse tra loro. Quindi la loro risultante è una forza con qualunque inclinazione. Ma in questo caso, affinché tutte le forze passino per un punto, la reazione della cerniera deve essere orizzontale, perché deve passare anch'essa per B, cioè deve stare su questa direzione arancione. Bene, come vedete, abbiamo soddisfatto il primo punto della risoluzione grafica, cioè tutte le forze devono passare per un punto. Stiamo dicendo che la reazione del carrello deve passare per la retta verde tratteggiata, la reazione della cerniera deve passare per la retta arancione tratteggiata. Adesso vado a chiudere il poligono delle forze, quindi mi riporto la F radice di 2 in un'altra parte del vostro quaderno, quindi del grafico. Devo scomporre questa F radice di 2 lungo la direzione verde e lungo la direzione arancione. Quindi mi traccio le parallele. Qui ho fatto questa animazione grafica per farvi capire meglio. Quindi questa è come se fosse la parallela alla direzione arancione, questa è la parallela alla direzione verde. Si viene a identificare questo triangolo che rappresenta il poligono delle forze, ci andiamo a mettere quindi i vettori e questi vettori devono essere tali che sul poligono delle forze i versi si inseguono. Questi due vettori sono i cateti di questo triangolo rettangolo, quindi siccome l'ipotenusa è f radice di 2, è facile verificare che questi debbano essere f ed f. Questa f arancione andrà qui, questa f verde invece andrà sul carrello. Bene, come vedete abbiamo determinato in una maniera abbastanza rapida, oserei dire velocissima, la reazione del carrello e la reazione interna del vincolo in C. Ma a questo punto, se ho determinato questa forza F, questa reazione interna F, io qui devo avere l'uguale opposta e quindi me la posso rappresentare subito. Analizziamo adesso il corpo 2. Il corpo 2 inizialmente lo potevo vedere, sempre considerandolo isolato rispetto al sistema originario, lo potevo vedere come vincolato con questa cerniera e con questo incastro. La cerniera a molteplicità 2, l'incastro a molteplicità 3, quindi avevo 5 molteplicità. Ma adesso conosco quello che succede nella cerniera, conosco le reazioni della cerniera. Quindi adesso io questo sistema lo posso immaginare come se fosse un sistema semplicemente incastrato esternamente, trattando questa reazione come se fosse un carico esterno. Quindi qua è ancora più facile, perché adesso mi rimane l'incastro si deve riprendere tutto quello che non è equilibrato. Quindi è chiaro che per l'equilibrio ci devo avere qui una forza uguale opposta a questa forza F, che me la rappresento. Queste due forze evidentemente formano una coppia, perché sono due forze di uguale modulo ma diverso opposto, e quindi mi genereranno un momento. Come gira questo momento? Guardate il puntatore laser, è evidente che girerà in verso antiorario. Quindi nell'incastro per l'equilibrio deve avere un momento che gira in verso, no scusatemi, in questo momento gira in verso orario, quindi nell'incastro deve avere un momento che gira in verso antiorario e che sarà pari ad f per L per l'equilibrio, perché vi ricordo che quando ho una coppia, quindi quando due vettori formano una coppia, il momento è pari il modulo della coppia per il loro braccio, e il braccio è questa distanza qua, cioè è proprio pari ad L, la vedete qui a schermo.
Abbiamo trovato le reazioni vincolari in una maniera veramente rapida e se andate a vedervi quelle che abbiamo ricavato prima in maniera analitica, le reazioni sono le stesse. Abbiamo quindi concluso anche il quarto punto, cioè siamo andati a verificare, a calcolare le reazioni vincolari con il metodo grafico. Passiamo adesso al punto successivo, che secondo me è uno dei punti più importanti, cioè andiamo a fare dei ragionamenti, delle considerazioni sui diagrammi e le sollecitazioni e andiamo a capire se effettivamente ci sono degli elementi utili per andare a comprendere se abbiamo svolto bene l'esercizio. Vi ho riportato qui i diagrammi del taglio e del momento. Sono dei diagrammi abbastanza semplici. L'esercizio di partenza era abbastanza semplice, ma questo perché è il primo di una serie che vi andrò a proporre. Andiamo a capire se ci sono degli elementi utili per individuare eventuali errori nello svolgimento dell'esercizio. E partiamo proprio dal diagramma dei momenti. Dovete sapere che la visione del diagramma dei momenti, già a prescindere, dà delle informazioni molto utili. Infatti, il diagramma dei momenti, in corrispondenza di una cerniera o in corrispondenza di un carrello esterno, laddove non ci siano chiaramente delle coppie concentrate applicate, deve essere nullo. Ed effettivamente qui il diagramma dei momenti è nullo, qui e qui. Altro elemento fondamentale è che il momento deve essere continuo, ovvero non è il nostro caso, poi lo vedremo in altri casi, però se io in un punto, per esempio il punto B, rispetto all'asta B mi trovo un momento F per L, rispetto all'asta BC nello stesso punto deve avere sempre F per L e deve essere tale che ci sia la continuità delle fibre tese. Questo è un aspetto che poi si vede meglio con un esempio. Altro aspetto che vado a guardare è il confronto fra il diagramma del taglio e il diagramma dei momenti. Vi ricordo che il taglio rappresenta la derivata prima del momento. Quindi laddove io ho momento nullo, mi devo necessariamente trovare anche che ci sia un taglio nullo e questo vedo che è verificato. Qui che il taglio è lineare, quindi è una legge del primo ordine, scusatemi, che il momento è lineare e quindi è una legge del primo ordine, se ne faccio la derivata mi devo ottenere un valore costante del taglio ed effettivamente qui ho trovato che il taglio è costante. Qui mi trovo un momento F per L ed è corretto perché sono nell'incastro e avevo una coppia concentrata. Nel nodo D, il concetto che dicevamo prima della continuità, il momento va a 0 e doveva essere per forza così perché lungo tutta l'asta CD il momento è nullo. Quindi vedete, sto facendo delle considerazioni che nulla hanno a che vedere con le reazioni vincolari. Quando un docente vi coraggerà un compito, farà questi ragionamenti per andare a capire se già ci sono degli errori grossolani sul tracciamento dei diagrammi, che rappresentano un punteggio non indifferente in un esame di scienza delle costruzioni. Bene, fatte queste considerazioni, se guardate in questa slide, a sinistra vi ho riportato la struttura con le reazioni vincolari e a destra il diagramma del taglio. Questo diagramma lo potevamo già andare a costruire in maniera immediata senza dover scrivere troppe equazioni. Infatti, se guardate il tratto AB e vi fate una sezione generica, è facile vedere che non ci sono forze ortogonali all'asta, così come sull'asta BC. Quindi già qua potevo dire che era nullo il taglio, così come lo potevo dire lungo il tratto CD. A ciò aggiungo un altro aspetto. Il taglio sarà sempre costante a tratti se ci sono solo forze concentrate. Se ci sono invece carichi distribuiti, solo nel tratto in cui abbiamo il carico distribuito, il taglio sarà lineare. Questa informazione ci fa capire che se ho solo forze concentrate, come in questo caso, il taglio sarà costante a tratti, quindi ogni tratto omogeneo di trave avrà un valore costante del taglio. Quindi non mi serve costruire una legge vera e propria, mi basta trovare il taglio in un punto. Per esempio già qua vedo che in questo punto il taglio è 0, così come in questo punto. Se è 0 in questo punto, per quello che ci siamo detti, deve essere 0 ovunque. Anche sull'asta ED non ho carichi distribuiti.
Se qua in questo punto E vedo già di avere un taglio F negativo, questo taglio sarà uguale su tutta l'asta. Vedete, queste semplici regole, che poi applicheremo meglio in altri video, sono le regole di base per tracciare anche i diagrammi con il metodo grafico, fermo restando che già questi ragionamenti vi fanno capire che effettivamente tutta la parte scritta relativa alla costruzione delle leggi, le leggi funzionali, era superflua. Posso fare analoghi ragionamenti anche sul diagramma dei momenti. Il diagramma dei momenti sarà lineare in ogni singolo tratto di trave omogeneo se ho solo forze concentrate. Sarà parabolico invece se ho un carico distribuito, cioè una legge del secondo ordine. Bene, detto questo, come dicevo prima, in questa struttura ho solo forze concentrate, quindi il diagramma dei momenti sarà al più lineare, può essere nullo, costante o al più lineare. Infatti in questi tratti qui io mi ritrovo momento nullo, in questo tratto qui e D mi trovo un momento lineare. Ma quando dico che il momento ha un andamento lineare, significa che è un tratto di retta e sappiamo che una retta è definita da due punti. Quindi se io lo volessi tracciare in maniera grafica, mi basterebbe determinare due punti relativi al diagramma dei momenti. Per esempio, se io prendo il punto D, mi calcolo il momento qui, vedo che è 0, quindi so che qui è 0. In E il momento mi viene dato direttamente dalla coppia esterna F per L, avevo individuato questi due punti, li congiungevo e avevo già determinato il diagramma dei momenti. Ma questo, come dicevo prima, poi lo facciamo meglio in un altro video. Benissimo, abbiamo chiuso anche il punto 5 relativo alle considerazioni sui diagrammi dei momenti. Adesso vi propongo una piccola variazione a questo esercizio, quindi un quesito che vi suggerisco di svolgere. L'esercizio è questo. Come vedete è lo stesso, identica struttura di prima. L'unica differenza è che invece di avere un F radice di 2 inclinato in B, mi ritrovo una forza F applicata in corrispondenza della cerniera. Questo esercizio, benché sia lo stesso da un punto di vista della geometria, comporta qualche difficoltà in più, anche perché in corrispondenza della cerniera in C, quando vi andrete a imporre l'equazione di equilibrio, non potete scrivere Rxc a destra e a sinistra uguali o Ryc a destra e a sinistra uguali. La presenza di un carico concentrato vi impone di diversificare le reazioni a destra e a sinistra. Bene, se avrete piacere di svolgerlo, scrivetemi se avete dei dubbi. Vi ricordo di mettere un bel like al video e di contribuire alla crescita del canale iscrivendovi. Grazie mille e buona giornata ragazzi.